Ciao a tutti e benvenuti a casa mia. Io sono Wendy e oggi ho iniziato mostrando la mia lavatrice e asciugatrice in funzione. È sempre un bel vedere, non trovate? Dopo una lunga telefonata con una cara amica di Valencia, ho deciso di dedicarmi a delle faccende domestiche che avevo rimandato. Sto togliendo le lenzuola dai letti e facendo prendere un po' d'aria alle camere. Insomma, ho cominciato un po' tardi. È valsa la pena perché questa telefonata mi ha ricaricata e sono pronta a mettermi al lavoro. Affrontare le faccende di pulizia in casa è fondamentale nella vita quotidiana. Spesso tendiamo a trascurarle fino a quando non diventano un compito opprimente. Personalmente credo che mantenere un ambiente pulito e ordinato non solo migliori l'aspetto della mia casa, ma influisca anche sul mio stato d'animo. Ogni volta che mi dedico a questa attività mi sento più serena e concentrata. Per affrontare le faccende di pulizia ho scoperto che la pianificazione è essenziale. Ormai non lo faccio più, ma prima, ogni settimana, prendevo un momento per stilare un elenco delle attività da svolgere. Questo includeva spolverare, passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti e pulire il bagno. Avere un piano aiuta a non sentirsi sopraffatti e a organizzare il tempo in modo efficace. Ad esempio, dedico solo 15 o 20 minuti in una zona specifica della casa, rendendo il compito meno gravoso. Un altro aspetto importante è l'uso dei giusti strumenti. Ho imparato che avere a disposizione panni in microfibra, detergenti e una buona scopa rende il lavoro più semplice. Inoltre, quando assegni dei compiti a ciascun membro della famiglia, crea un senso di responsabilità condivisa. Questa collaborazione rende le faccende meno noiose. Adesso, mentre lascio prendere aria alle camere, spruzzo un po' di disinfettante per tessuti che ho preparato mescolando alcol, ammorbidente e acqua. Questo piccolo gesto rende l'ambiente ancora più piacevole. Mi concedo una merenda. Prendo un pezzo di dolce che ho preparato ieri sera, un delizioso pudding de pan, accompagnato da uno yogurt. È uno dei dolci che riesco a fare bene ed è molto semplice. È importante prendersi dei momenti di pausa. Tornando ai lavori, pulisco a mano lo stampo in alluminio dove ho cucinato il dolce. Svuoto velocemente la lavastoviglie per dopo riporre dentro le stoviglie usate per la colazione.
La cucina deve essere sempre in ordine, e di più la mia, che essendo molto piccola il disordine e la sporcizia si crea al momento. Spero che alcuni di voi la pensino come me. Continuo togliendo le fodere dei cuscini del divano, il copridivano e la coperta per lavarle subito. Cerco sempre di mantenere un atteggiamento positivo, anche se a volte le faccende possono sembrare un dovere, ascoltare musica o un podcast mentre lavoro può trasformare l'intera esperienza. Così non solo riesco a portare a termine i compiti, ma mi godo anche quel tempo per me stessa. Piego e ripongo il bucato appena asciutto nel cesto della biancheria da stirare. Alcuni come questi li lascio da parte per dopo rimuovere dei peluchi. Ogni piccolo gesto conta per mantenere la casa in ordine. Ritorno nel salotto per spolverare e sistemare il tavolo e le sedie, anche tutto il resto. Uso uno spray per i vetri di Schiff. Faccio lo stesso anche sul tavolino da salotto e sulla madia. Considerando che le faccende basiche di casa ci aiutano a mantenere l'ambiente pulito e ordinato, voglio che vi rendete conto di quanto sia importante prendersene cura della nostra casa, anche con le faccende più semplici come spolverare. Mentre passa il panno, pensa a come un ambiente pulito ci fa sentire meglio e più sereni. Già il salotto pulito è un ottimo punto di partenza per godere dei momenti di relax. Tu da dove cominci le faccende basiche? Io, per non annoiarmi, parto sempre da stanze diverse. Ricordiamoci che anche le piccole cose fanno la differenza. Mi prendo cura delle piante. Cambio l'acqua nei vasi delle piante di bambù. Farò in modo che la pianta di poto che ho trapiantato giorni fa prenda un po' d'acqua.
Nel vaso rimasto vuoto, ho deciso di decorare con un potpourri comprato all'Ikea, aggiungendo qualche goccia di olio essenziale al muschio bianco per profumare l'ambiente. È un modo semplice per rendere la casa ancora più accogliente, o almeno è quello che ho provato a fare. Ora è il momento di pulire i pavimenti. Inizio dal tappeto. Spolvero un po' la libreria in corridoio e pulisco anche gli specchi delle scarpiere. E non dimentico di finire pulendo anche il pavimento. Passo alla cameretta di mia figlia, dove inizio a spolverare e riordinare un po'. Mi piace pulire bene la sua scrivania, che è dove passa molto tempo. Con il panno già inumidito dallo spray ripasso alle maniglie e dove vedo delle impronte.
Uso un rullo di carta appiccicosa di questi, comprati all'Ikea, per rimuovere polvere e peluchi dal letto. A volte faccio così quando non uso l'aspirapolvere. Poi rifaccio il letto con delle lenzuola pulite e pulisco anche il pavimento. È passato un po' di tempo e ho dovuto gestire altri impegni familiari. È solo nel tardo pomeriggio che riesco a sistemare la camera da letto spolverando, passando il rullo appiccicoso sul letto e sui cuscini, per poi rifare il letto con le lenzuola fresche e pulire il pavimento. Ragazzi, se siete arrivati fino qui, vi chiedo di iscrivervi al canale. Con questo gesto supportate il canale e ci date una bella carica anche a noi, per continuare a creare altri video motivazionali. E se vi è piaciuto o ho fatto un po' di compagnia, cari amici, vi aspetto nei commenti. Spero che possa darvi qualche spunto per affrontare le vostre faccende domestiche con un sorriso. E per oggi è tutto. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao! Ciao ragazzi, mi trovate già con le mani in pasta? Ieri sera ho messo in acqua calda con della candeggina le tovagliette americane che utilizziamo quando mangiamo. Quando le vedo troppo macchiate, uso questo metodo per rimetterle a posto. Le lascio a mollo tutta la notte, per poi al mattino seguente sciacquarle con abbondante acqua per eliminare i residui di candeggina. Dopo le metto fuori ad asciugare.
Oggi con i soliti strumenti pulirò i fornelli. Spugnetta saponata e la spugna abrasiva di Shane, e pretendo cambiarla quando finisca con questa pulizia. Mi sono arrivate queste spugnette. Le ho trovate su Shane e sono molto simili a quelli della Leroy Merlin. E ho comprato anche queste spugnette abrasive. Comincio togliendo ed spruzzando un po' di sgrassatore su tutti i componenti del fornello. Anche se questa volta non è molto sporco, mi aiuterà a tenerlo pulito per molto più tempo. Per questa parte e le griglie mi aiuterò dalla spugna abrasiva. Per i fuochi uso sempre le pagliette saponate. Penso che con questi riesco a pulire meglio questo vecchio fornello in ghisa. Quindi se qualcuno di voi ha un altro metodo funzionante, per favore, aspetto nei commenti. Oggi voglio fare delle pulizie leggere e piacevoli. In particolare voglio dedicare del tempo a pulire bene il bagno. Se vi va, accompagnatemi nella mia routine. Finisco di pulire il lavandino per dopo avvolgere nella carta di alluminio la spugnetta saponata. Da quando ho scoperto il trucchetto per far che duri di più, lo faccio sempre. Faccio il cambio delle vecchie spugne per le nuove. Cambio lo strofinascio per asciugare i piatti e dopo riempirò il contenitore del sapone per i piatti. Mi piace avere il tavolo pulito sempre. Nelle superfici lacate si vedono subito macchie di dita o di qualunque cosa appoggi sopra. Anche nelle mie sedie trasparenti ripasso con lo strascio e spray per i vetri.
Avevo lavato i copricuscini, il copridivano e anche la coperta. Il profumo che sto sentendo adesso è favoloso. Li rimetterò subito. Do un ripasso veloce anche sul tavolino e, come al solito, almeno una volta al giorno, spazzo con l'aspirapolvere. Continuo per le camere da letto che sono state arieggiate e sistemate da prima. Con il piccolo aspirapolvere farò una pulizia veloce dentro le scarpiere. È piccolino, ma fa il suo lavoro. Adesso toglierò più che altro la polvere dalle ante. Infine spazzo anche il pavimento. Sono arrivata finalmente in bagno. Questo e la pulizia dei fornelli erano i miei obiettivi principali oggi. Comincio spolverando, spruzzando i detersivi e aspirando il pavimento. Mi fa sentire molto bene quando i compiti che avevo previsto fare li svolgo senza intoppi. Altre volte non succede così, ma non fa niente. Anzi, mi ricorda che ogni giorno è diverso e che anche le difficoltà possono insegnarmi qualcosa. È importante essere gentili con se stessi e accettare che ci siano momenti di pausa e imprevisti.
Alla fine ciò che conta è proseguire con determinazione e cercare di migliorare ogni giorno, senza perdere di vista i miei obiettivi. Anche per il bagno utilizzerò nuove spugne e stracci e mi starò aiutando con delle spazzole. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia trasmesso la stessa serenità che ho provato mentre io lo realizzavo. Se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un commento. La vostra opinione è fondamentale per motivarmi e creare altri contenuti come questo. Grazie per il vostro supporto e per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog di Gwen. Ciao!